Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Come vedete ci sono diversi ingredienti sul tavolo, è quasi Natale, ci prepariamo per le feste e ovviamente ci prepariamo per fare i dolci dedicati alle feste. Quindi già sul nostro canale YouTube troverete diverse ricette natalizie, panettoni di ogni, Pandori, panpepati, pangialli. pangialli, panpepati, eccetera, eccetera, torrone bianco e vabbè, a parte questo, volevo fare anche dei dolci della tradizione, che può essere una tradizione di diversa origine. Per quale motivo? Perché questi struffoli che andrò a fare, o pignolata o cicerchiata, sembra che abbiano diverse origini. C'è chi dice che vengono dalla Campania, c'è chi dice che vengono dall'Abruzzo, c'è chi dice che vengono dalla Calabria. In ogni caso, questa è la mia versione e ve la vado a riproporre in maniera molto molto semplice. Vai. Allora, 250 grammi di farina, 30 grammi di zucchero, 30 grammi di burro, 2 uova, 35 grammi di vino bianco, un pizzico di sale, la scorza di mezza arancia. Invece per il caramello, chiamiamolo così, che non è diciamo una sorta di sciroppo caramelloso, 50 grammi di zucchero e 125 grammi di miele. Prendete un miele che non abbia troppo sapore, nel senso non prendete il castagno che è un po' amarognolo, non prendete magari quello aromatizzato tipo al pino, all'eucalipto, no, acacia, millefiori, ok? Ovviamente vi serviranno anche dei confettini, eccoli qua, e delle amarene o delle ciliegie se volete metterle per decorare, perché è anche molto più bello da vedere, ok? Gli struffoli sono i pallettini, vero? Sì, gli struffoli sono i pallettini. Questi piacevano tanto a mio padre. Ah, bene. Queste ovviamente andranno fritte, quindi preparatevi dell'olio per friggere. L'ideale sarebbe l'olio di oliva extravergine, però va benissimo anche l'olio di semi d'arachide. Allora, andiamo ad iniziare. Subito. Vai. Questo intanto lo vado a mettere sui fornelli a fiamma bassissima perché si deve sciogliere, quindi proprio niente di fiamma. Qui andiamo a fare tutto un mix di roba. Esatto, come vedete non uso la planetaria perché vi voglio far vedere che si può fare tranquillamente in una ciotola. Andiamo a mettere lo zucchero, il sale, c'è chi mette anche un pizzico di lievito, un pizzico di bicarbonato perché magari vengono un pochino più soffici, però in realtà Non devono essere proprio soffici. esatto, quello stavo dicendo, in realtà non devono essere da origine, non dovrebbero essere proprio soffici, però ognuno ha giustamente i propri gusti. No, non vorrei che fosse anche quello che varia da regione a Ah, regione. può darsi, certo. Beh, io sinceramente non mi sono messa proprio a studiare No, però tutte le varietà, però so che ha diverse origini, ognuno ha la sua versione. troppo soffici poi diventano delle zeppoline praticamente. È quello, invece dovrebbero essere proprio dei gnocchetti duri. Sì. Esatto. Ok. Me ne ricordo alcuni talmente duri che quasi non riuscivo a staccarla, anche perché poi se non azzecchi il giusto mix di miele si solidifica E diventano col troppo, coltello sì, proprio poi si appiccicano alle mani. Vabbè, comunque in ogni caso sono molto piacevoli, sono molto buoni. Mettiamo il vino, vado a rompere il burro a pezzettini in questo modo, non mi rimane a pezzi interi dentro alla ciotola. I dolci di Natale sono sempre buonissimi, peccato che si fanno una volta sola l'anno praticamente. No, Se no non sarebbero di Natale. hai ragione, però per esempio il torrone, il pandoro, no? Sono tutte cose che... Le ho lavate le uova, No, lo dico perché tante volte, dato che adesso metterò le mani nell'impasto, uno può dire: ma come tocchi le uova e poi dopo metti le mani nell'impasto? No, confermo anche io che No, le ho le ho lavate. lavate. Tolgo, scusate, ciotole e ciotoline. E adesso devi fare tutto un... Sì, adesso le devo devi manipolare? fare
Devi manipolarle per bene. Eh sì, prima faccio con una forchetta fino a che è possibile e poi vado ad utilizzare le manucce. Nel frattempo, in una pentola stretta ma a bordi alti, ho preparato 1 litro d'olio, come vi dicevo prima, in maniera che così, appena ho fatto gli gnocchetti, inizio a metterli a friggere. Ma queste dosi sono comunque una porzione limitata, non... Sì, beh certo, io non ne faccio tantissima, No, perché certo. comunque i dolci, anche perché tra oggi e domani ne andremo a fare 3, quindi insomma non mi sembra il caso di... Cioè, noi li regaliamo, ragazzi, li regaliamo a destra e a manca, più a manca che a destra, Sì. però non sempre è possibile, no? Ma Regalarli. anche a destra mangiano bene. Esatto. Quindi adesso vado a impastare per bene, o se appiccica tranquillamente andate ad aggiungere un altro pochino di farina. Come l'impasto è ben incordato, ci trasferiamo sul piano di lavoro. Ovviamente il burro ci vorrà un pochino più di tempo per incorporarlo bene, quindi dobbiamo lavorarlo un bel po'. Come vi dicevo, prendo altra farina 00 e ne metto un pochino in maniera così da lavorare bene l'impasto. Non fai come Bonci che pia e la tira. È bellissimo quando lo fa. Io ho provato, non ci riesco. Vabbè, ma lui è un L'ho maestro. buttata tutta per te. Sì, assolutamente, me la butta addosso, me la tira addosso. Poi lo sapete, no? Chi mi segue lo sa che io sono un po' marracciona. Ho tanta delicatezza nel fare le rose e le pasta di zucchero, quanta poca nel fare alcuni gesti. L'impasto dovrà risultare morbido, leggermente appiccicoso, quindi non vi spaventate. Se per caso lo è troppo, non fate altro che aggiungere un'altra spolveratina di farina. Comunque deve essere morbido, diciamo una sorta di pasta sfoglia, quella che si usa per fare le fettuccine, ecco, più o meno è quella la consistenza. Vado a controllare che il burro si sia sciolto completamente, il mio metodo. Ok, e adesso vado a stendere la sfoglia. Non deve essere bassissima perché i nostri gnocchetti sono tondi, quindi diciamo una sfoglia di 1 centimetro più o meno. Ok, faccio delle striscette, intanto come vedete serve perché essendoci lo zucchero dentro succede, poi c'è anche il burro, quindi dicevo, prendo il mattarello, lo stendo bene, poi prendo la rotella o anche un coltello come volete voi, Eccola trovata. sì, e beh, vabbè, ma tu sai che a casa mia le cose spariscono proprio. Questa è dentellata, ma voi potete prendere quella normale o semplicemente anche un coltello, come vi dicevo. Questo è per facilitarvi le cose, Faccio tutte striscette e poi le andrò a lavorare, non rimangono così, ragazzi, perché gli struffoli devono essere tondi. Quindi vado a fare dei serpentelli, prendo un coltello e vado a tagliarli. Tutti i gnocchetti più o meno
di queste dimensioni. Poi se li volete un pochino più grandi, nessuno toglie che potete farlo, Se volete dargli una forma più tonda, più... No, questa, ecco, basta fare così, eccoli, e tondi diventano. Ci vuole un pochino di tempo perché è chiaro che bisogna farli tutti Allora, e poi metterli a friggere. Li andiamo a fare tutti e ci Li vediamo andiamo dopo. a fare tutti, esattamente. Eccoli qui, sono tutti pronti e ci trasferiamo sui fornelli per friggerli. A tra poco. Eccoci sui fornelli. Da una parte c'è il miele che si sta riscaldando, sto sciogliendo. Insieme allo zucchero e l'abbiamo messo apposta prima in maniera che così non appena i nostri struffoli pignolata Sono pronti. eccetera eccetera sono pronti, li scoliamo bene dall'olio Quanto devono stare? Devono raggiungere... fino a che non diventano dorati. Ok. E allora, diventano dorati e poi ci rivediamo di nuovo Sì, sul tavolo. li facciamo tutti e ci vediamo, no? Ci vediamo qua perché Ah, poi perché vanno mescolati perfetto. direttamente nel fornello. A tra poco. I nostri struffoli, o come volete chiamarli, Sono pronti? sono pronti e adesso mi raccomando, scolateli bene dall'olio, è importante. Tolgo la carta e li vado a mettere nella nostra miscela di miele e zucchero, che ancora deve essere bollente, quindi sempre col fuoco acceso vado a rigirarli fino a che non viene assorbito tutta la miscela di miele e zucchero, cercando di rigirarli piano per non si rompono, però per farli amalgamare molto bene. Quindi ci vediamo a tavola. Sì. Per l'assaggio? Sì. Per l'assaggio? Per l'assaggio? No. Se ti vuoi ustionare subito, Vabbè, deciderò dopo. va bene. Eccoli qui, sono incandescenti. A questo punto vado a metterli sul piatto di portata che ho scelto. A me piaceva molto questo, però potete anche farli, non so, a forma di ciambella, su un piatto piano, come volete voi. Mi aiuto un attimo con l'altra paletta, perché come vedete già si stanno appiccicando. Ed è questo il risultato che dobbiamo ottenere, ecco appunto. Brava Silvia, complimenti. Sei anche buttato del miele sul Sì, braccio. esatto, mi sono fatta la ceretta praticamente, ragazzi, che scottano da morire, quindi attenzione. Ok, componiamo il piatto e ci vediamo a piatto finito. Sì, Guardate che meraviglia. non potete capire quando ho messo i confettini ho riempito il tavolo. Perché anche mettendoli così a pizzichi sopra, comunque si spargono perché le palline sono tonde e giustamente un po' si appiccicano, un po' no. Adesso non rimane che la parte... Bellino, è venuto carino, mi piace anche il piatto che ho scelto, sono soddisfatta. Ne devo assaggiare uno. Tanti auguri. E allora... Di qua. Sì. Guarda, ti prendo questo. Aspetta, amore, soffio. Vai, che io sono... Un eroe, sì. Mi piacciono gli struffoli. Ma avevi detto che non è che ti entusiasmavano molto. Sono buonissimi. Hai visto? Quelli che hai mangiato finora non erano Perché fatti poi il da... miele non è troppo invadente. E che altro dire? Quelli che hai mangiato finora non erano fatti dalla tua tata. Mettete un bel mi piace, condividete, iscrivetevi al canale Tutto dovete fare, mi raccomando, qualsiasi cosa. e ci vediamo alla prossima ricetta. Mi raccomando, ragazzi, condividete le nostre ricette. Per noi è molto importante. Ciao a tutti! Ciao!